Non so se questo trasferimento lo considererei un colpaccio della Roma o un flop a livello mentale della Juventus, ma dettagli. Ciao ragazzi, sono Pingu e benvenuti in questo mio Noid. Oggi torniamo alla serie del calciomercato perché la Roma si è appena portata a casa Mattia Süle, appunto, della Juventus. Non ho capito, ma prima di iniziare vi ricordo like, commenti, iscrizioni, se non fate non cercare di notifiche con il caso ormai telecomando vi minaccia come sempre, ma deve minacciarvi di più perché più dell'85% di voi guarda i miei video per iscrivervi al canale. No? Ecco, iscrivetevi, se no Süle vi fa tripletta contro alla vostra squadra del cuore e poker la prima volta che ce l'avete contro il fantacalcio e magari sono la stessa cosa nella stessa giornata. Potrebbe essere un problema, occhio. Partiamo e a fine video vi dirò un voto qualità-prezzo dell'acquisto appunto di Süle alla Roma e di quello che può dare Süle alla Roma del presente, ma soprattutto del futuro, visto che la giovane età. Occhio perché secondo me potrebbe essere devastante. Andiamo. Ok, eccoci qua, vi lascio come sempre il link originale del video, ma soprattutto il link anche del canale in descrizione, da cui prendo come sempre il video. Partiamo. Mattia Süle! Allora, sinceramente non l'ho capita. Cioè, a me Süle mi è piaciuto molto quest'anno a Frosinone, per quanto ok, il Frosinone qua un po' rivedibile, portiere del Cagliari. Mi è piaciuto appunto, ripeto, Süle quest'anno, anche se il Frosinone sappiamo che appunto ha retrocesso e tutto, però l'ha tenuto sicuramente lui a galla gran parte della stagione, dopo anche lui giustamente si è fermato, ma perché come è normale che sia non è Messi. Però a me è piaciuto tanto, è tornato, ripeto, alla Juve perché era in prestito, però questa vendita così clamorosa alla Roma non l'ho capita. Cioè, Thiago Motta è uno che vuole giocatori giovani di profilo interessante e che possono essere devastanti. Questo qua è scuola Juve, è forte, è tutto e lo vendi così a caso. Cioè, non l'ho capita. Poi per quello che l'hanno venduto, perché prima si parlava di tanto di più, si parlava di circa un 40 milioni. Dopo la Roma ha tentato un'offerta di 22, poi ha detto no, voglio 40 aggiunti, no, la Roma ha detto va bene, facciamo 28, no, vabbè, quell'altro, no, siamo arrivati a 28 più 4 di bonus, mi pare, o più 5 di bonus, qualcosa del genere, tra i 33 e i 34 milioni comunque. E tu dirai, cavolo, ma sono tanti per un ragazzo così giovane? Sì, però non capisco perché, cavolo, cioè se io lo voglio vendere e lo voglio vendere a 40, che secondo me io non capisco perché la Juve se lo va a vendere, visto che io giocherei con Süle da una parte, Ildiz da quell'altra e si stava dicendo Chiesa e Vlahovic davanti, visto che Chiesa non rientra più nei piani. Ma comunque avere 4 attaccanti del genere, più comunque Milik da, tra virgolette, quinta punta, non è male come attacco, ok? È molto giovane, magari non c'ha l'esperienza giusta, però si parla adesso che la Juventus, che gol stranissimo aveva fatto qua contro il Milan, cioè mi vendi magari appunto uno come Süle, giovane, interessante, futuribile proprio per la Juventus, per andare a prendere per esempio, che si sta parlando, Simeone. Cioè, io non vorrei dirlo, ma Giunto mi hai fatto un calciomercato fino adesso strepitoso, allucinante, l'immortacci tua, visto che tifo Inter, però non l'ho capita questa. Cioè, ok che devi rientrare dei soldi spesi e tutto, hai venduto anche Oisen, sì, il difensore, un vuoto completo, come si chiama, va bene, il difensore che era in prestito alla Roma. Però non lo so. Cioè, adesso spiegami perché mi vendi Süle, ripeto, per provare a prendere Simeone. Non ha senso. Ok che vorrei provare a prendere, parate esotica, con Maina se c'hai bisogno di soldi e tutto, ma a quel punto vado a vendere qualcun altro, non Süle. Cioè io Süle e Ildiz me li tenevo. Cioè a quel punto preferivo provare a vendere a una squadra di Champions come appunto la Roma in tutte le maniere Chiesa, per non perdere il prossimo anno a zero, che Marotta ci ha già messo gli occhi sopra, anche se si parla di un colpo allucinante, ma la vedo difficile che accada. Però non lo so, non vedo l'utilità. Sì, ok, ripeto, a questione di soldi, ok, però cavolo, un giovane così interessante, che ha un ottimo futuro, che cacchio di punizione ha tirato qua, ha fatto un'ottima stagione con Frosinone che è retrocesso, ok, ma grazie a lui comunque se ne è lottata fino all'ultima giornata. Non ha senso, per me non ha senso. Poi sarò il primo a dire ok, era un bidone, farà schifo alla Roma? Non credo, secondo me no. Soprattutto eventualmente in coppia, guarda che fortuna con la deviazione, per me lui in coppia con Dybala, occhio, perché
D'accordo, sono quasi 2 seconde punte entrambi. Però magari Dybala può... No, giocare da prima la vedo difficile, anche perché comunque alla sua età... Bisogna capire anche la Roma, perché Abrams si è fatto male. Non hanno più Lukaku. Si parla di un possibile arrivo di Dopkick, anche se... quello del girone, anche se è praticamente fatta all'Atletico. Che gol ha fatto qui? Non lo so, non capisco sinceramente questo colpo. Cioè la Roma ci sta a averlo fatto perché è un bel giocatore, molto interessante e tutto. Cavolo che parata aveva fatto qua. Però non capisco la Juventus perché si è venduto un giovane così interessante. Poi per fatturare, poi tra virgolette, non è che dico... Vendo Vlahovic per esempio e ci fatturo, dico, 80 milioni, spari, mi posso comprare Cop Mainers, mi posso comprare magari un altro attaccante anche giovane, interessante, visto che hai venduto Ken. Non ha senso, perché in questo momento tu come attaccanti c'hai Milik, che comunque ha ormai 162 anni, Vlahovic, che prima o poi dovrà riscattare le stagioni perché sta giocando veramente schifo, c'hai Ildiz, fine. Non ha senso. Cioè, io uno come Sule l'avrei tenuto. Però va bene. Allora, voto qualità-prezzo, per me, per quanto siano 33 milioni, visto che doveva essere 40, quello e quell'altro, io gli do un bel 8 alla Roma come colpo di mercato. Per quello che può dare alla Roma del presente e del futuro, ok? Ci sarà anche la ricompra, cioè che la riventa, scusate, una percentuale e tutto. Però non lo so, questione della Juventus, cioè io se vorrei dire, come fossi un tifoso della Juventus, io a questa... tra virgolette, operazioni di mercato darei 2, perché è una stronzata per me. Però ci hanno fatturato 30 milioni abbondanti. Però ripeto, il voto invece qualità-prezzo, scusatemi, per quello che potrà dare appunto alla Roma del presente e del futuro, io gli voglio dare un bel 8 anche qui, perché secondo me potrebbe essere veramente, veramente fondamentale nell'attacco romanista, soprattutto nelle mani di De Rossi, che secondo me potrebbe trasformare questo ragazzino in una bella bomba. Occhio, e fu così che molto probabilmente o si ruppe la prima giornata subito oppure non gioco proprio. Potrebbe essere un problema. Vabbè ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti, sia tifosi della Roma, sia in questo caso della Juventus, ma soprattutto tifosi di tutte le altre squadre di questo colpo allucinante di mercato. Non lo so, ripeto, per me è un colpo grande per la Roma, però per me, per la Juventus, è una cavolata pazzesca averlo fatto come trasferimento. Però, vabbè, sono cavoli loro. Che dirvi? Like, commenti, iscrizione, fatemi sapere appunto cosa pensate di Sule alla Roma. Per me potrà essere devastante e non poco. Occhio, ripeto, non gioco mai. Se no vi vengo a cercare di più con il telecomando. Instagram, YouTube e TikTok. Non potete altro che non so quando, non so come, non so perché. Ma l'importante è dire colpaccio assurdo della Roma. Perché per me veramente sarà un grande colpaccio. Occhio, per come dire una prediction, se succede, e questo qua diventa veramente fondamentale per la Roma, potrebbe essere un problema. Quindi occhio, per succede, mamma mia.